Prima di lasciarvi andare vi anticipo che il prossimo appuntamento di questa rubrica verterà sull'argomento cardine, direi anche abbastanza complicato, degli indirizzi IP. Per cui mi raccomando, preparatevi a dovere, vi voglio sul pezzo e carichi come un prugno. E come disse il grande Paolo Bitta, ogni promessa è una promessa. Per cui buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e nel video di oggi riprenderemo il nostro cammino nel magico mondo di internet, parlando ovviamente degli indirizzi IP, ma non soltanto, perché ci sarà un treno di roba davvero di cui dovremo discutere. Tutto ovviamente con il massimo della chiarezza e della semplicità, o quantomeno è questo l'obiettivo che mi sono prefissato di raggiungere, e nel caso vi chiedo cortesemente di non tirarmele tutte quante marce le uova, magari anche qualcuna soda, così le butto in insalata. Ma prima di cominciare, in questo caso veramente prima di cominciare ci tengo a fare un più che mai breve ripasso, diciamo, dei termini chiave che abbiamo visto insieme durante il precedente episodio riguardante la storia di internet, il quale, come al solito, se vi siete persi vi lascio linkato qui sotto in descrizione, giusto per rinfrescare un pochino la memoria, ecco. Nodo. In ambito informatico è così inteso un qualsiasi dispositivo in grado di comunicare con gli altri presenti sulla rete, quindi ad esempio uno smartphone, una televisione, una stampante, un tablet e via discorrendo. Server, una determinata componente hardware o software, quindi un computer o un programma che contiene al suo interno una certa quantità di dati o servizi per renderli disponibili a tutti i dispositivi che ne faranno richiesta. Client, sempre una determinata componente hardware o software, quindi di nuovo un computer o un programma che invece questa volta accede ai dati contenuti nel famoso server di cui sopra. Host, termine dal significato mutevole a seconda dei casi, che può indicare sia un server che un client, ma in linea di massima si può dire che l'host è il corrispondente con il quale si deve stabilire o si è stabilita una connessione. ISP o Internet Service Provider, un qualsiasi fornitore di servizi di rete come ad esempio Vodafone, TIM, Fastweb, Tiscali e via discorrendo, il quale ci permette banalmente di collegarci ad internet. E detto questo, come sempre, se non lo avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, link in descrizione, e ad iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Come vi ho detto anche la volta scorsa, essendo questi argomenti discretamente, anzi molto complicati e a tratti un pochino noiosi, nemmeno questa volta mi addentrerò eccessivamente nel dettaglio, quanto più cercherò di darvi un'idea generale di cosa siano effettivamente questi indirizzi IP e altrettanto degli altri argomenti di cui tratteremo, e comunque rendervi anche consapevoli del perché questi siano di fondamentale importanza nell'era di internet. Prima dell'invenzione del telegrafo, della radio o di internet stesso, le persone comunicavano, come poi è risaputo, a mezzo posta, spedendosi in l'un l'altro delle lettere, le quali però potevano solo ed esclusivamente raggiungere il destinatario in questione se sulla busta medesima era stato specificato l'indirizzo di questa persona, il quale indicava, e indica poi tra l'altro tuttora, un luogo ben preciso sul pianeta Terra. E anche nell'universo di internet la questione non è poi così differente, nel senso che ogni host collegato nella rete mondiale è contraddistinto da un numero univoco che lo differenzia dagli altri come, e scusatemi i più tecnici all'ascolto, un indirizzo virtuale, denominato appunto indirizzo IP, che è l'acronimo che sta per Internet Protocol. Per cui, diversamente dagli indirizzi postali, quelli di genere IP non sono legati ad uno specifico luogo, bensì ad un dispositivo. Lato strutturale, esistono due diverse versioni, per così dire, di indirizzi IP che si differenziano per tantissimi punti l'una dall'altro e sono denominati IPv4 ed IPv6, sigle che stanno banalmente ad intendere un Internet Protocol versione 4 ed un Internet Protocol versione 6. Gli indirizzi IPv4 sono attualmente i più utilizzati al mondo e si compongono di 4 serie di numeri decimali separati da un punto. E non preoccupatevi, perché in realtà è detta in questa maniera forse un po' complicata, ma in realtà di indirizzi IPv4 ne avete quantomeno visti o almeno sentiti citare molti in vita vostra, perché per esempio la sequenza numerica 192.168.1.9, per dire, è un indirizzo IPv4, ovviamente sparato puramente a casaccio.
vantaggio. Altrettanto è bene fare presente che con l'IPv4 è possibile creare circa 4,3 miliardi di combinazioni, numero apparentemente incredibile, ma che in realtà impallidisce se messo a confronto con la quantità di dispositivi che tutt'oggi sono presenti al mondo. Tuttavia, grazie ad una serie di escamotage e soprattutto per via del fatto che questi dispositivi in questione non vengono mai attivati tutti contemporaneamente, fino ad oggi il loro numero è stato sufficiente. Ciononostante, questa è una realtà destinata presto a cambiare, soprattutto a causa dell'Internet of Things o IoT, argomento del quale però parleremo molto più approfonditamente in uno dei prossimi video, in quanto molto ampio e direi anche decisamente complesso. Per via di ciò è stato difatti creato l'IPv6, ovvero, come abbiamo detto prima, l'Internet Protocol versione 6, che ha permesso di innalzare il numero complessivo di queste combinazioni a ben 340 sestilioni, vale a dire un numero con 37 zeri, quindi davvero incredibile in questo caso, che dovrebbe fungere come una specie di riserva inesauribile di indirizzi IP. E giusto per mettere i puntini su lì, tanto per conoscenza, sappiate che un indirizzo IPv6 è composto da 8 serie di 4 cifre esadecimali l'una, quindi non su base 10 ma su base 16, suddivise da 2 punti, come ad esempio quello che potete vedere in sovraimpressione. A seguire intendo parlarvi delle reti LAN, WAN e VLAN e niente panico, non si tratta di nulla di particolarmente complesso, o quantomeno nei termini in cui ne parleremo noi, per cui sedetevi comodi. In realtà se siete già seduti rimanete comodi perché vado ora ad illustrarvi di che cosa stiamo parlando. Con il termine LAN, acronimo di Local Area Network, si intende una rete internet locale, quindi circoscritta ad un'area limitata, che si avvale di una tipologia di connessione cablata, quindi via cavo. Tradotto, casa vostra. Il modem router che vi è stato fornito dal vostro operatore di rete al momento dell'attivazione della linea funge come una specie di diga di separazione, diciamo, tra casa vostra e la rete internet mondiale, come poi abbiamo già ampiamente spiegato nel video dedicato appositamente a questa apparecchiatura, che se vi siete persi, tanto per cambiare, vi lascio linkato qui sotto in descrizione. In questo caso un gruppo di n dispositivi si collega ad internet passando attraverso un solo ed unico apparato di rete, ovvero il modem router, il quale si occupa di erogare, di distribuire più o meno equamente a tutti quanti la connessione. Analogamente con il termine VLAN, acronimo di Wireless Local Area Network, si intende anche in questo caso una rete locale che però sfrutta una tecnologia di tipo wireless per connettere i suoi dispositivi e non cablata di tipo cavo come quella che abbiamo visto prima. Tradotto anche in questo caso, se in casa vostra voi utilizzaste ipoteticamente solo ed esclusivamente il Wi-Fi per collegare i vostri dispositivi, avreste una VLAN, ovvero una rete locale LAN, ma basata su una tecnologia wireless. E in ultimo luogo, con il termine WAN, acronimo di Wide Area Network, si intende una qualsiasi rete a carattere geografico che interconnette tra di esse svariate reti di più piccole dimensioni, come ad esempio le VLAN e le LAN che abbiamo visto poc'anzi. Internet ne è l'esempio più lampante, una gigantesca, immensa rete WAN estesa a livello globale, che appunto interconnette tra di esse tutte queste più piccole reti locali che arrivano nella totalità a comporre quello che noi consideriamo come internet. In definitiva, quindi, la principale e direi anche più lampante differenza tra le reti LAN, VLAN e quelle WAN risiede tutta nella questione delle dimensioni, perché nei primi due casi si ha a che fare con un numero ristretto di dispositivi che si collega ad internet passando attraverso un unico host, mentre invece nel terzo caso ci troviamo di fronte ad un numero imprecisato di host differenti che comunica vicendevolmente l'uno con l'altro in una grande rete comune. E ovviamente l'utilizzo di uno piuttosto che di un'altra soluzione dipende puramente dalle necessità del caso. E prima che possiate domandarvi cosa c'entri questo argomento che vi ho appena spiegato con gli indirizzi IP, devo purtroppo farvi presente che esiste un'ennesima suddivisione di questi ultimi, ovvero gli indirizzi IP di tipo pubblico e quelli di tipo privato. Lo so, avete i neuroni sfatti come dopo 2 righe di boliviana, ma non mollate ora, tenete botta, siamo quasi al traguardo. Come dicevo prima, gli indirizzi IP sono delle sequenze numeriche che identificano in maniera univoca un determinato dispositivo. Se questo si trova all'interno di una rete locale LAN, si usa parlare di indirizzo IP di tipo privato. Diversamente, all'interno di una rete WAN, come ad esempio Internet, si usa parlare di indirizzo IP di tipo pubblico. Solitamente la presenza di uno esclude l'altro, ciò nonostante esistono alcuni dispositivi che li posseggono entrambi contemporaneamente, come ad esempio il nostro tanto amato modem router.
Esso difatti possiede un indirizzo IP pubblico che lo identifica come dispositivo unico nel suo genere a livello della rete globale e uno privato che lo identifica invece all'interno della rete LAN di casa vostra. Questo perché, come vi ho spiegato anche prima, questo apparecchio funge da diga di separazione tra la rete LAN e quella WAN. Ma perché questa suddivisione in indirizzi IP privati e pubblici? A quale scopo? Ve lo spiego con una rapida botta di conti. In casa mia, tolti quelli che utilizzo saltuariamente, si contano stabili 3 computer fissi, 2 portatili, 2 smartphone, 2 smart TV e una serie abbondante di videocamere di sorveglianza. Indi per cui soltanto io, da solo, impegnerei una cosa come una dozzina abbondante di quei pochi 4,3 miliardi di indirizzi IPv4. Giusto? Sbagliato. Questo perché, ribadisco, i dispositivi in questione si trovano in casa mia, quindi cintati per così dire all'interno di una rete locale di tipo LAN. Di conseguenza ognuno di essi è provvisto di un indirizzo IP di tipo privato che lo identifica in maniera univoca all'interno della mia rete locale LAN e per collegarsi ad internet ognuno di essi ha l'obbligo di passare attraverso il modem router, il quale possiede un indirizzo IP di tipo privato che gli permette di comunicare con gli altri dispositivi presenti all'interno della LAN e uno pubblico che gli permette di prendere contatto all'esterno e connettersi effettivamente ad internet. In questo modo i miei mille dispositivi si collegano ad internet figurando sotto un unico e solo indirizzo IP pubblico, ovvero quello del modem router. E la stessa cosa avviene per voi come anche per le aziende, le fabbriche e via discorrendo. Ogni dispositivo presente all'interno di una rete locale LAN si collega ad internet mascherandosi sotto l'indirizzo IP pubblico del modem router ad esso associato. Un po' come se decidessimo di andare in crociera. Saliremo su una nave in 5.000 persone, che so, e prenderemo il mare oltre i confini nazionali, ma non più come singoli individui di nome Tizio, Caio, Sempronio o Doc, bensì come parte di un intero, ovvero la nave stessa, la quale sarà contrassegnata da un numero, un identificativo, che la distinguerà da tutte le altre presenti nella medesima flotta. Invero non so se sono riuscito a rendervi l'idea, perché pur essendo questo un argomento discretamente semplice, soprattutto se preso a confronto con altri che abbiamo già affrontato in passato, spiegarvelo mi sta riuscendo veramente più complesso di quello che credevo. È proprio vero che alle volte si dice che la semplicità è la cosa più difficile. Ad ogni modo questa tecnica di occultamento, di mascheramento, è conosciuta con il nome di NAT, acronimo che sta per Network Address Translation, la quale ci permette di appunto nascondere sotto un singolo indirizzo IP pubblico decine e decine di indirizzi IP di tipo privato. E volendo scendere un pochino più nel dettaglio, all'interno delle reti LAN casalinghe, il modem router possiede sempre e comunque l'indirizzo IP privato di 192.168.1.1 ed è in grado di erogarne altri 254, quindi per collegare teoricamente fino ad altri 254 dispositivi all'interno della medesima rete locale LAN e farli uscire su internet mascherandoli sotto il proprio indirizzo IP pubblico. Detto questo, tra le innumerevoli categorie nelle quali è possibile suddividere gli indirizzi IP e che tranquilli non vi starò a denunciare tutte quante oggi, se no staremo qui veramente fino a domani, troviamo la suddivisione tra IP statici e IP dinamici, la cui principale differenza, come poi si intuisce anche dal nome, risiede nella loro eventuale variabilità. Gli indirizzi IP dinamici cambiano in modo automatico e regolare e sono i più utilizzati a livello della normale navigazione internet. Quando un qualsiasi dispositivo si collega ad internet, il suo Internet Service Provider, il famoso ISP, gli assegna un indirizzo IP casuale tra quelli disponibili, il quale appunto andrà automaticamente a cambiare ogni circa 24 ore. Quando ciò avviene, il dispositivo in questione sperimenta una disconnessione forzata dalla rete internet, per poi ricollegarsi in una manciata di secondi, veramente pochissimo tempo, nuovamente alla rete dotato di un nuovo indirizzo IP. E tra i tanti benefici che questo tipo di impostazione porta con sé, mi sento di farvi presente quello legato alla privacy, ovvero che adottare un indirizzo IP di genere dinamico permette di mantenere un più basso profilo a livello della rete, quindi una navigazione più anonima, ecco, per dirlo in altri termini.
Diversamente, gli indirizzi IP statici, una volta che sono stati assegnati al dispositivo in questione da parte sempre del nostro immancabile ISP, restano invariati nel tempo. Gli utenti privati e altrettanto la maggior parte delle aziende non ha bisogno di adottare questo genere di impostazioni, ma diventa di fondamentale importanza per tutte quelle attività che ospitano al loro interno uno o più server. Difatti, dotare questi dispositivi di un indirizzo IP di tipo statico garantisce che essi vengano sempre e comunque raggiunti attraverso la rete da chiunque ne abbia la necessità. Un esempio fra i tanti, le aziende che gestiscono siti web appunto si avvalgono di questo genere di impostazione. Ciò nonostante bisogna anche tenere in considerazione il rischio che porta con sé, ovvero che si va ad annullare quel discorso di anonimato di cui parlavamo prima con gli indirizzi dinamici, in quanto in questo caso adottandone uno statico aumenta il rischio di essere soggetti ad una qualche minaccia informatica. E dulcis in fundo, tanto per non farci mancare niente e soprattutto perché non ho ripetuto abbastanza volte le parole indirizzo IP, vi rendo noto che quelli di genere dinamico-statico sono strettamente correlati a quelli pubblici-privati. Questo nel senso che possiamo trovare indirizzi IP di genere statico pubblico e statico privato, ma anche dinamico pubblico e dinamico privato. Se parliamo di una rete WAN, come vi ho detto anche prima, un indirizzo IP di genere pubblico dinamico è un qualsiasi indirizzo IP assegnato automaticamente dal nostro Internet Service Provider o ISP, il quale cambia automaticamente con cadenza regolare. Mentre invece un indirizzo IP di genere pubblico statico lo abbiamo nel caso di quelle aziende che appunto ospitano al loro interno uno o più server. Analogamente, se abbiamo a che fare con una rete di tipo LAN, un indirizzo IP di genere privato dinamico è un qualsiasi indirizzo IP assegnato automaticamente dal nostro modem router, il quale, vi ricordo, ne possiede ben 254, i quali assegna solitamente in maniera sequenziale uno dopo l'altro. Quindi, essendo che lui possiede all'interno di una rete LAN l'indirizzo 192.168.1.1, il primo che andrà ad assegnare sarà l'1.2, poi l'1.3, l'1.4, l'1.5 e via discorrendo fino a 1.255, i quali appunto andranno a variare anch'essi automaticamente a cadenza regolare, anche in questo caso circa ogni 24 ore. Mentre invece se abbiamo a che fare con un indirizzo IP di genere privato statico, è l'utente finale a scegliere deliberatamente l'assegnazione. Quest'ultima opzione, vale a dire quella legata agli indirizzi IP di tipo privato statico, è sicuramente la più complessa da utilizzare a livello privato, appunto. Ciò nonostante è la più utilizzata allo stesso modo da tutte le persone che, come me, hanno il desiderio di mappare tutti i dispositivi che hanno dentro casa. Questo innanzitutto per monitorare il traffico di rete, quindi riuscire a capire se c'è un qualche dispositivo che non sta funzionando o che sta consumando molta banda, quindi molta connessione di rete, e altrettanto perché non è mai male dare un'occhiata per verificare la presenza di eventuali scrocconi che si sono collegati al nostro wifi, riuscendo ad aggirare o a scoprire la nostra password. Analogamente però è anche molto utile questo genere di impostazioni per riuscire a collegarsi in modo molto più agile ai vari dispositivi. Questo perché, ad esempio, cosa che mi succede purtroppo abbastanza spesso, se sono al lavoro su di un computer in garage, nella postazione che ho giù in garage, e mi rendo conto che ho dimenticato un qualche software o programma importante nel mio computer principale, vale a dire lui, invece di fare le scale, arrivare in casa, arrivare alla scrivania, collegare una chiavetta USB, scaricare il programma, uscire di casa, rifare le scale, rientrare in garage, posso riuscire anche soltanto dal mio cellulare ad accendere da remoto il mio computer, sempre lui, e a controllarlo nella medesima maniera, riuscendo a trasferire il file che mi interessa attraverso la rete, rimanendo comodamente spatasciato sulla poltrona. E con quest'ultimo punto credo, o quantomeno spero, di avervi reso un'idea dell'importanza che hanno gli indirizzi IP nell'attuale era di Internet. Ma a livello di sicurezza e protezione dei dati, come siamo messi? Privacy, che cosa rivela un indirizzo IP del proprio utente? È magari possibile mascherarlo, occultarlo per rendersi invisibile all'interno della rete? Tutte ottime domande che però non troveranno risposta, o quantomeno non oggi. E prima di lasciarvi andare, perché sì, abbiamo finito, sta per suonare la campanella, caso mai vi fosse venuta la curiosità di scoprire qual è l'indirizzo IP dinamico,
pubblico sulla rete WAN di internet del dispositivo attraverso il quale mi state guardando, vi sarà sufficiente andare su Google e collegarvi ad uno dei tanti siti che fornisce questo genere di servizio. Uno fra i tanti che mi sento di consigliarvi perché è veramente banalissimo, www.mio-ip.it, il quale ovviamente vi lascio immancabilmente linkato qui sotto in descrizione. Ma ditemi, vi è andato completamente in pappa il cervello a guardare questo video? Se sì, pensate che questa è solo la punta dell'iceberg. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero vivamente con interesse, ma ditemi cosa ne pensate della lezione di oggi. Sapevate già tutto o vi si è aperto un mondo nuovo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.